Allora, cosa succede se da un giorno all'altro si aprono le porte delle carceri e si liberano più di 20.000 persone? Sembra l'inizio di un film, vero? Eppure è successo davvero in Italia, nel 2006. È stato un esperimento incredibile, anche se non del tutto intenzionale. E oggi faremo proprio questo, un'indagine, per capire cosa ci ha insegnato questo evento e per rispondere a una domanda fondamentale sulla criminalità. E la domanda, il mistero al centro della nostra indagine è proprio questa. Ma il carcere come riduce il crimine? Funziona perché, sai, spaventa le persone, le scoraggia dal commettere reati? O la sua efficacia è molto più terra-terra, molto più pratica? Cioè, semplicemente chi è dentro non può delinquere fuori? È un bel dilemma, no? Esattamente. Guarda, in criminologia ci sono proprio questi due concetti chiave. Da un lato c'è la deterrenza, che è l'idea che la minaccia della prigione faccia abbastanza paura ad affermare i potenziali criminali. Dall'altro c'è l'incapacitazione, che è, come dire, molto più diretta. Se sei in galera, banalmente non puoi andare in giro a fare rapine. Ecco, ed è proprio qui che l'indulto del 2006 diventa così interessante, perché ci ha offerto, su un piatto d'argento, un'occasione pazzesca per mettere alla prova queste due teorie e vedere quale pesa di più nella realtà. Certo, perché per risolvere un caso servono le prove e incredibilmente l'Italia del 2006 è diventata, una specie di scena del crimine perfetta per gli studiosi. Quello che è successo ha creato le condizioni per un cosiddetto esperimento naturale, praticamente un laboratorio a cielo aperto per studiare la criminalità. Per capire perché si è arrivati a tanto, dobbiamo fare un passo indietro e guardare alla situazione delle carceri italiane in quegli anni. Parliamo di una situazione davvero esplosiva. Il sistema era letteralmente al collasso, con un sovraffollamento che andava avanti da anni e che aveva reso le condizioni di vita all'interno semplicemente insostenibili. E per dare un'idea concreta, basta un numero, 138%. Nel giugno del 2006 il tasso di riempimento delle carceri era questo. Immaginate 100 posti disponibili e 138 persone che li occupano. Era una bomba a orologeria, era chiaro. E a quel punto il governo ha capito che doveva fare qualcosa, e qualcosa di drastico. E infatti, ecco la cronologia degli eventi. La pressione sale, sale, sale per anni, e a luglio 2006 arriva la decisione, l'indulto. Un mese dopo, ad agosto, succede l'impensabile. Migliaia e migliaia di detenuti escono di prigione praticamente tutti insieme. È stato uno shock enorme, improvviso, per l'intero sistema, e dal punto di vista scientifico una cosa misurabile. Ma parliamo della portata di questo shock, perché è sbalorditiva. In un solo mese la popolazione carceraria è crollata del 36%. Pensiamoci un attimo, è come se più di un terzo delle prigioni si fosse svuotato di colpo. Una cosa mai vista prima, che ovviamente ha creato un set di dati incredibile per la nostra indagine. Ok, quindi abbiamo la scena del crimine, abbiamo il movente, diciamo così. Adesso, come in ogni indagine che si rispetti, è il momento di analizzare le prove. I ricercatori che hanno studiato questo caso hanno seguito 3 piste, 3 indizi fondamentali per capire cosa sia successo davvero. Esatto, sono le 3 domande a cui hanno cercato di rispondere. La prima, cosa è successo alla criminalità nell'immediato, subito dopo il rilascio? La seconda, cosa è successo dopo, man mano che le carceri hanno ricominciato a riempirsi? E la terza, importantissima, l'impatto è stato uguale ovunque, in tutta Italia, o è cambiato da provincia a provincia? Allora, partiamo dal primo indizio, l'impatto immediato. Qui la prova è quasi schiacciante. Se si guardano i dati sulla criminalità a livello nazionale, si vede una rottura netta, un gradino. Proprio in corrispondenza del rilascio di massa di agosto 2006, i reati fanno un balzo verso l'alto. È una correlazione quasi perfetta. E questo grafico lo mostra chiaramente. Guardate la differenza tra prima dell'indulto, a luglio, e subito dopo, a settembre. C'è un'impennata. E parliamo soprattutto di reati come furti e rapine. L'aumento è così rapido, così netto, che è praticamente impossibile non collegarlo direttamente all'indulto. Bene, andiamo avanti con il secondo indizio. Dopo quel grande svuotamento, le carceri, come è ovvio, hanno cominciato a riempirsi di nuovo. Ma qui c'è un dettaglio fondamentale. A riempirle non erano tanto gli ex detenuti che tornavano dentro, quanto piuttosto criminali nuovi, persone che venivano arrestate per la prima volta. E questo è molto interessante.
Sì, perché qui salta fuori un dato che spiazza un po'. Analizzando proprio questi nuovi ingressi, i ricercatori hanno fatto un calcolo e hanno scoperto che il loro effetto di incapacitazione era addirittura maggiore. In pratica, ogni nuovo detenuto, che prendeva il posto di uno vecchio, diciamo così, ha evitato fino a 46 reati all'anno. Questo ci dice una cosa importante. In media, questo nuovo gruppo era criminalmente più prolifico di quelli che erano stati rilasciati. E arriviamo al terzo e ultimo indizio, quello che forse è il più illuminante. Qui l'indagine si sposta, fa uno zoom dal nazionale al locale. I ricercatori hanno preso in esame tutte le 103 province italiane e hanno guardato due cose: quanti detenuti graziati sono tornati in quella specifica provincia e come è cambiata la criminalità lì. E qui, secondo me, c'è la vera chiave di volta. È emerso un pattern chiarissimo. Nelle province che già prima dell'indulto avevano tassi di incarcerazione alti, l'aumento dei crimini per ogni detenuto rilasciato è stato più basso. L'analogia della pesca calza a pennello. Se peschi in un lago, all'inizio tiri sui pesci più grossi, quelli più facili, ma più continui a pescare, più diventa difficile e per ogni ora di sforzo ottieni meno. Questo in economia si chiama principio dei rendimenti decrescenti e a quanto pare vale anche per l'incarcerazione. A questo punto, con tutti e tre gli indizi sul tavolo, possiamo emettere il nostro verdetto. E la conclusione a cui ci porta questa indagine è potente e per certi versi anche un po' controintuitiva riguardo a come funziona davvero la prigione. Il verdetto dello studio, quello scientifico, è riassunto perfettamente in questa frase. Gli effetti di prevenzione del crimine e dell'incarcerazione diminuiscono all'aumentare del tasso di incarcerazione. È il cuore di tutta la scoperta. Esatto. Se vogliamo tradurlo in parole povere significa questo: mettere la gente in prigione per evitare che commetta crimini. L'incapacitazione funziona, non c'è dubbio. Ma c'è un ma. Il suo effetto non è sempre uguale. Anzi, più gente metti dentro, meno efficace diventa ogni nuovo arresto. È logico. I primi che togli dalla circolazione sono i criminali più attivi. Man mano che vai avanti, finisci per incarcerare persone via via meno pericolose. Però attenzione, l'indagine non è ancora del tutto chiusa. C'è un'ultima parte, una specie di colpo di scena. Oltre a tutto questo, dobbiamo chiederci, ma dal punto di vista puramente economico, l'indulto è stata una mossa conveniente? Proprio così, è il momento dell'analisi costi-benefici. Da una parte abbiamo i soldi risparmiati dallo Stato, dall'altra i costi che la società ha dovuto pagare. Quale dei due piatti della bilancia pesa di più? Beh, partiamo dai benefici. Il calcolo è abbastanza diretto. Non dovendo più mantenere vitto, alloggio e sorveglianza per oltre 25.000 persone, lo Stato italiano ha risparmiato una cifra considerevole. Parliamo di circa 245 milioni di euro. E ora, i costi. E qui la cifra è di un altro ordine di grandezza. I costi sociali, cioè il valore di tutti i reati aggiuntivi commessi da chi è stato rilasciato, sono stati stimati fino a 2,2 miliardi di euro. È una cifra enorme che fa impallidire i risparmi dello Stato. Alla fine, quindi, l'indagine sull'indulto del 2006 ci lascia con una domanda importantissima. Ci ha mostrato che sì, l'incapacitazione funziona, ma non all'infinito, e che le decisioni politiche in questo campo hanno conseguenze economiche e sociali enormi. La vera domanda quindi è: qual è il punto di equilibrio giusto tra i costi e la sicurezza? Non c'è una risposta facile ed è probabilmente una delle sfide più complesse per qualsiasi paese.